Bentornati sul mio canale, buongiorno. Oggi vi voglio proporre un bellissimo video tutorial su come eseguire questa bellissima collana che state vedendo a ciondolo a forma di cuore, che va a risaltare il nostro San Valentino che sta per arrivare. Ciondolo eseguito su una base ovviamente metallica, ricoperta con un filato con tecnica uncinetto. Ho utilizzato in questo progetto perline di due tipi di colore, rosso ovviamente perché siamo a ridosso del San Valentino, però di un rosso di due colori un po' diversi, sfaccettate le perline e anche di cristallo, accoppiate a due bellissime roselline di colore panna molto delicato. La catena che ho utilizzato è una catena molto semplice, lunga 45 cm compresa la chiusura, e che dire, è bellissima questa collana, non vedo l'ora di farvi vedere la sua realizzazione. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere i materiali che servono. Montiamo le perline in questo sistema: 28 perline di due colori diversi alternati, poi 6 perline rosse, una rosa, 18 perline rosse, una rosa. Nel video io ho montato 3 rose, ma voi montatene 2 perché il lavoro viene più bello. Io purtroppo ne avevo montate 3 ma non viene tanto bello. Continuiamo. Dopo la seconda rosa andremo a mettere 15 perline rosse e successivamente 26 perline, alternando i due colori. Teniamoci anche a portata di mano, come vedete nel video, la nostra formina metallica a forma di cuore. Per prima cosa dobbiamo rivestire la nostra formina metallica. La rivestiremo con tutte maglie basse, tranne la prima che facciamo. Non sarà una maglia bassa, ma sarà un ancoraggio per iniziare poi a rivestire la nostra formina con tutte maglie basse. Non vi sto ad indicare il numero di maglie basse da fare perché dipende dalla formina che avete sotto mano. Cercate di farne abbastanza in modo da ricoprire perfettamente la forma metallica con il nostro filato. La parte più difficoltosa del rivestimento del nostro cuoricino è proprio la parte, diciamo, in alto della nostra formina, dove si crea quel piccolo angoletto. Per evitare quindi di complicarci la lavorazione, andremo a eseguire un tot di maglie basse per avere comunque un pezzettino di lavorazione. Successivamente andremo a spostare la lavorazione nella nostra formina metallica fino a ricoprire appunto questo piccolo angolino. Lo potete vedere comunque nel video, in modo da favorirci successivamente la lavorazione. Questo è un piccolo trucchetto per facilitare la ricopertura della formina. Al termine andremo ad eseguire una maglia bassissima. Fatto ciò, andremo a inserire piano piano le nostre perline nella lavorazione. In questo caso la prima parte di inserimento delle perline sarà appunto le perline alternando i vari colori, rosso più scuro e rosso più chiaro. Come potete vedere nel video, l'inserimento è sempre quello,
molto semplice da fare e da eseguire. Ogni qualvolta andiamo a inserire 2 perline, è possibile che nella maglia successiva non si debba inserire un'altra perlina perché non abbiamo lo spazio, per cui se questo succede, e per far venire comunque anche il disegno del cuoricino, andiamo ad eseguire una maglia bassa a vuoto senza l'inserimento di nessuna perlina. Quindi la sequenza sarebbe una perlina rosso fuoco, successivamente nella maglia successiva una perlina rossa scura, e nella maglia successiva andiamo ad eseguire una maglia bassa semplicissima senza bisogno di inserire nessuna tipo di perlina. Questo lo fate per tutta la sequenza delle perline di colore alternato che avete presente sul filo. Dopodiché ci vediamo alla fine. Come potete vedere, il lavoro sta venendo molto bene, le perline sono alternate. Adesso tutte le volte vi suggerisco di guardare come viene il lavoro anche a livello estetico, quindi girate il lavoro e guardate come vengono le perline, perché si può sempre fare una modifica in corso d'opera. Non è detto che dobbiamo per forza seguire un certo disegno, uno a volte può anche variare. Comunque andiamo a inserire le ultime 2 perline che abbiamo sul filo, come potete vedere dal nostro disegno, e successivamente andiamo a inserire le sequenze di perline solo rosso fuoco in un altro tipo di modalità che adesso vi farò assolutamente vedere. Innanzitutto, finite le perline alternate, andiamo ad eseguire una maglia bassa a vuoto senza l'inserimento di nessuna perlina. Successivamente andiamo ad eseguire una maglia e inseriamo, invece che una perlina alla volta, inseriamo 3 perline insieme, in modo che venga un piccolo triangolino che va ad addobbare in maniera molto carina il nostro cuoricino, anche solo per cambiare un po'. Qui andiamo ad eseguire l'inserimento di 6 perline in totale, quindi andiamo a fare il secondo inserimento di 3 perline sulla nostra lavorazione. Ho fatto questa variante giusto per dare un po' più di movimento, come potete vedere, al nostro cuoricino. Successivamente abbiamo però da inserire la rosa, che, dico la verità, non è stato semplicissimo il suo inserimento, l'ho dovuta un po' studiare. Come potete vedere, facciamo una maglia bassa a vuoto e adesso andiamo a inserire la nostra rosellina. Andiamo a fare praticamente una maglia bassa e incorporiamo la rosa come abbiamo fatto per le altre perline. Vi do una raccomandazione: cercate qui di tenere stretto il filo, perché altrimenti la rosellina è troppo mobile all'interno della lavorazione ed è brutta, perché cade da tutte le parti in pratica. Quindi quando andate a inserirla, cercate di tenere il filo veramente molto stretto. E dopodiché andiamo ad eseguire, incorporando quell'asola che si è venuta a creare dietro alla rosa,
andiamo a fare le nostre maglie basse, andiamo a incorporare durante la lavorazione l'asola della rosellina e andiamo a inserire, per chiudere la nostra maglia bassa, 3 perline rosse. Dopodiché continuiamo la lavorazione in modo che andiamo a bloccare l'asola dietro alla rosa nella nostra lavorazione con le perline rosse, in modo da non creare un distacco eccessivo tra le perline e la rosa, perché dico la verità, ho provato anche questo, ma esteticamente è veramente brutto spezzare questo bellissimo colore che riveste comunque il nostro cuoricino da una rosa bianca e basta. L'ho trovato molto più bello comunque inserire le perline rosse sotto sotto la nostra rosa, molto più bella esteticamente. Andiamo avanti comunque a inserire tutte le perline e anche la seconda rosellina esattamente nella stessa maniera in cui abbiamo inserito la prima. Arriviamo quindi a questo punto a dover reinserire le nostre perline colorate, ma di 2 colori. Quindi il montaggio sarà esattamente lo stesso di quello che abbiamo visto in precedenza, cioè all'inizio del nostro cuoricino. Come potete vedere, anche qui si inserirà una perlina rosso fuoco, una perlina color rosso scuro e tra 2 perline eseguire sempre una maglia bassa a vuoto senza inserire nessun tipo di perlina. Per chiudere il tutto andiamo ad eseguire una maglia bassissima. Dopodiché tirate il filo per chiudere la lavorazione. A questo punto dovremo andare a fermare tutti i nostri fili in eccesso e andando comunque a fermare questi fili e a metterci comunque un puntino di colla Azulit nel nodino che andiamo a creare. Ovvio che il nodino è talmente piccolo che non si vede. Io utilizzo sempre la colla Azulit per fermare i fili, perché mi sento più sicura io, in maniera che non succeda che il nodino poi si sfaldi e la lavorazione si rovini. Ecco qua la collana. Allora, il ciondolo è venuto benissimo, dico la verità, a me mi piace tantissimo. L'ho collegato alla collana attraverso un'anella inserita nella lavorazione. Ho scelto una catena molto semplice, lunga 45 cm, compresa la chiusura, che ho usato una chiusura a moschettone molto semplice, però devo dire che è di grande effetto, sbarluccicosissimo, e sono pienamente soddisfatta e spero veramente che vi possa aiutare per un bel pensiero di San Valentino. Dico la verità, questo è il mio regalo per tutti voi e quello che posso augurarvi è un buon San Valentino a tutti. Spero di ritrovarvi la prossima volta sul mio canale e a questo punto non mi rimane altro che salutarvi e spero di ritrovarvi alla prossima. Ciao a tutti!